Nel 1954 Nicolas de Staël realizza Nice, oggi conservata a Richeron Museum and Sculpture Garden. È uno dei dipinti più intensi dell'ultima fase della sua carriera, realizzato pochi mesi prima della sua morte. Il titolo rimanda chiaramente alla città di Nizza, nel sud della Francia, eppure non siamo di fronte a una veduta tradizionale. Il paesaggio è ridotto a grandi campiture di colore, sospeso tra riconoscibilità e astrazione. In Nice il colore non descrive, costruisce. I blocchi cromatici, azzurri, bianchi, ocri, grigi, si incastrano come lastre, creando una tensione tra cielo, mare e architettura senza definirli in modo esplicito. La pittura di de Staël è densa, corposa, applicata a spatola. La luce mediterranea non è resa per dettaglio, ma per vibrazione. Nasce dal contrasto tra superfici compatte e bordi irregolari. De Staël rifiutava l'opposizione netta tra astrattismo e figurativo. Nice ne è un esempio perfetto. Il soggetto è presente, ma filtrato attraverso una sintesi estrema che punta all'essenza visiva del luogo. Il 1954 è un anno di grande intensità creativa, ma anche di profonda crisi personale. De Staël lavora febbrilmente, spingendo il proprio linguaggio pittorico verso un equilibrio sempre più instabile. Non ci sono figure umane, il dipinto trasmette una sensazione di vuoto e silenzio quasi metafisico. Il paesaggio diventa uno spazio mentale più che geografico. Le masse cromatiche sono disposte secondo un ritmo orizzontale che richiama l'orizzonte marino. Tuttavia, l'assenza di prospettiva tradizionale rende lo spazio compatto, quasi murato. La diagonale che si forma dall'incontro delle due aree di colore verde e grigio contribuisce a ricreare l'abbozzo di un paesaggio in prospettiva. Allungando le diagonali del dipinto verrebbero a incrociarsi in un punto di fuga esterno, oltre l'angolo in alto a sinistra, come nella pittura figurativa. Questo dettaglio dimostra quanto i pittori astratti europei, al contrario degli americani, fossero ancora molto legati alla creazione figurativa. Inserito in una composizione di colori terziari, il riquadro di rosso puro costituisce un colpo d'occhio notevole, aggiunto quasi alla fine del processo compositivo. L'artista lo applicò con un solo tocco di spatola, per poi modellarlo, rendendo la parte centrale del dipinto più liscia e riflettente. La forma quasi rettangolare di nero cupo ha una doppia funzione. Innanzitutto interviene sull'appiattimento del dipinto, trasformandolo gradualmente in una composizione in prospettiva orientata verso sinistra. L'obiettivo è ottenuto comprimendo i due angoli di sinistra del rettangolo verso l'estremità in alto a sinistra del dipinto. In secondo luogo, interagisce con il rosso in maniera attiva e decisa. Nel contesto per metà astratto e per metà figurativo del dipinto, le strisce orizzontali verdi trascinano verso destra l'intensità della collisione tra il rosso e il bianco, suggerendo allo stesso tempo una struttura tridimensionale. Si tratta probabilmente dell'ultimo tocco dell'artista. In opere come Nice si percepisce una tensione estrema, una pittura portata al limite. Pochi mesi dopo Nicolas de Staël si toglierà la vita. Questi dipinti finali assumono così un valore quasi testamentario. Nice non è solo un paesaggio del sud della Francia, è la traduzione pittorica di uno stato d'animo, di una lotta tra ordine e dissoluzione, tra luce e peso della materia. Con Nice, Nicolas de Staël ci mostra come la pittura possa essere allo stesso tempo luogo, emozione e struttura, senza bisogno di raccontare, ma solo di farci vedere e sentire. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!